Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acarden So.Se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Acarden? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Acarden durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Acarden? Acarden ha un farmaco a base del principio attivo carbedilolo, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti e nello specifico bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda So.Se.Pharma SRL. Acarden può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acarden 12,5 mg 28 compresse divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. So.Se.Pharma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Carbedilolo. Gruppo terapeutico. Beta bloccanti. Forma farmaceutica. Compressa divisibile. Indicazioni. Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale in monoterapia o in associazione con altri antiipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici. Trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dello scompenso cardiaco. Posologia. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere assunte con una sufficiente quantità di liquido. Non è necessario assumere le compresse con i pasti. Tuttavia, nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, carbedilolo dovrebbe essere somministrato in concomitanza dei pasti per rallentare l'assorbimento e ridurre l'incidenza di effetti posturali quali l'ipotensione ortostatica. Posologia. Trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Adulti. Il dosaggio consigliato per l'inizio della terapia è di 12,5 mg, mezza compressa, una volta al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il dosaggio raccomandato è di 25 mg una volta al giorno. Se necessario il dosaggio può essere gradualmente aumentato ad intervalli non inferiori alle 2 settimane, fino al raggiungimento della dose massima consigliata di 50 mg al giorno, da assumersi in un'unica somministrazione, 2 compresse, o frazionata in 25 mg 2 volte al giorno. Anziani. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 12,5 mg, mezza compressa, una volta al giorno. Tale dosaggio ha permesso di ottenere un adeguato controllo dei valori pressori in una parte dei pazienti. Se la risposta dovesse essere inadeguata, il dosaggio potrà essere aumentato ad intervalli non inferiori alle 2 settimane fino al raggiungimento della dose massima consigliata di 50 mg, da assumersi frazionata in 25 mg 2 volte al giorno. Trattamento dell'angina pectoris. Adulti. Il dosaggio raccomandato per l'inizio della terapia è di 12,5 mg, mezza compressa, 2 volte al giorno per i primi 2 giorni. Successivamente, il dosaggio consigliato è di 25 mg 2 volte al giorno. Si raccomanda di non superare tale posologia. Anziani. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 12,5 mg, mezza compressa, 2 volte al giorno. Successivamente la dose può essere aumentata, dopo un intervallo di almeno 2 giorni, a 25 mg 2 volte al giorno, dose massima da non superare. Trattamento dello scompenso cardiaco. La decisione di iniziare la terapia con carbedilolo per lo scompenso cardiaco deve essere presa da un medico esperto nella gestione di tale patologia, dopo un'accurata valutazione delle condizioni del paziente. I pazienti devono essere sempre stabili dal punto di vista clinico e non devono presentare deterioramento dello stato clinico o segni di scompenso rispetto alla visita precedente. Nei pazienti in trattamento con digitale, diuretici e ACE inibitori, il dosaggio di tali farmaci dovrebbe essere stabilizzato prima di iniziare il trattamento con carbedilolo.
Il dosaggio deve essere personalizzato ed il paziente deve essere attentamente seguito dal medico durante tutto il periodo necessario per il raggiungimento del dosaggio adeguato. La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 3,125 mg, mezza compressa da 6,25 mg, 2 volte al giorno almeno per 2 settimane. Se tale dosaggio è ben tollerato, la posologia può essere in seguito aumentata, ad intervalli non inferiori alle 2 settimane, e portata prima a 6,25 mg 2 volte al giorno, poi a 12,5 mg 2 volte al giorno ed infine a 25 mg 2 volte al giorno. Il dosaggio dovrebbe essere aumentato fino alla dose più alta tollerata dal paziente. La dose massima raccomandata è di 25 mg 2 volte al giorno in tutti i pazienti con scompenso cardiaco severo e nei pazienti con scompenso cardiaco lieve o moderato con peso corporeo inferiore a 85 kg. In pazienti con scompenso cardiaco lieve o moderato con peso corporeo superiore a 85 kg la dose massima raccomandata è di 50 mg 2 volte al giorno. Prima di ogni aumento del dosaggio, il paziente dovrebbe essere esaminato dal medico per accertare eventuali segni di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o di vasodilatazione. Un temporaneo peggioramento dell'insufficienza cardiaca o la ritenzione idrica dovrebbero essere trattati con un aumento del dosaggio dei diuretici, sebbene occasionalmente possa essere necessario diminuire la dose di carvedilolo o sospenderne temporaneamente l'assunzione. Nell'eventualità in cui il trattamento con carvedilolo venga interrotto per più di 2 settimane, la terapia dovrà essere nuovamente iniziata con l'assunzione di 3,125 mg 2 volte al giorno e successivamente la posologia dovrà essere aumentata tenendo conto delle precedenti raccomandazioni. I sintomi di vasodilatazione possono essere inizialmente trattati con una riduzione del dosaggio dei diuretici. Se i sintomi persistono la dose di ACE inibitore, se usato, può essere diminuita e, se ritenuto necessario, si potrà successivamente effettuare una riduzione del dosaggio di carvedilolo. In tali circostanze, la dose di carvedilolo non dovrebbe essere aumentata fino a quando i sintomi di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o di vasodilatazione non siano stati stabilizzati. Popolazione pediatrica. La tollerabilità e l'efficacia di carvedilolo in pazienti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Controindicazioni: ipersensibilità al carvedilolo ad uno qualsiasi degli eccipienti. Insufficienza cardiaca instabile / scompensata. Scompenso cardiaco in classe IVINIA, classificazione della European Heart Association EUROS, non rispondente a terapia standard che richieda terapia con inotropi per via endovenosa. Precedenti di broncospasmo o asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO, con componente broncospastica. Alterazioni della funzionalità epatica e disfunzione epatica clinicamente manifesta. Allattamento. Blocco atrioventricolare di 2A e di 3A grado, a meno che sia stato posto un pacemaker permanente. Bradicardia grave, 50 bpm. Shock cardiogeno. Disfunzione del nodo seno-atriale e malattia del nodo del seno, sindrome del seno malato, compreso blocco seno-atriale. Ipotensione grave, pressione sistolica. 85 mm Hg. Feocromocitoma non controllato con alfa bloccanti. Acidosi metabolica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Insufficienza cardiaca con gestizia cronica. In pazienti con insufficienza cardiaca con gestizia, può verificarsi un peggioramento dell'insufficienza cardiaca o della ritenzione idrica durante la fase di titolazione di carvedilolo. Se questi sintomi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. Carvedilolo è un substrato non K-copyright inibitore della glicoproteina P. Quindi la biodisponibilità dei farmaci trasportati dalla glicoproteina P può essere aumentata dalla concomitante somministrazione di carvedilolo. Inoltre, la biodisponibilità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Acarden, insieme ad altri farmaci come Aerosaltiazema Euro, Aerosangizema Euro, Aerosdiladela Euro, Aerosdiltiazem Doc Generica Euro, Aerosdiltiazem Mega Euro, Aerosdiltiazem Milan Generics Euro, Aerosdiltiazem Gratiofarma Euro, Aerosdiltiazem Sandoza Euro, Aerosdilcenea Euro, Aerosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Aerosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Aerostildiema Euro, Aerosverapamil Doc Generica Euro, Aerosverapamil Ega Euro, Aerosverapamil Exala Euro, Aerosvotrienta Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Acarden durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Acarden durante la gravidanza e l'allattamento? Non c'è adeguata esperienza clinica relativa all'utilizzo di carvedilolo nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali sono insufficienti per quanto riguarda gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti del carvedilolo sull'idoneità dei pazienti a guidare o ad azionare macchinari. A causa di reazioni individuali variabili, esempio capogiri, stanchezza, la capacità di guidare, di utilizzare macchinari, o di lavorare senza un solido sostegno può essere compromessa. Ciò vale in particolare all'inizio del trattamento, dopo aumenti di dose, col cambiamento del prodotto e in combinazione con alcol. Effetti indesiderati. A. Sintesi del profilo di sicurezza. La frequenza delle reazioni avverse non ha dose dipendente, con l'eccezione di capogiri, visione anormale e bradicardia. B. Elenco delle reazioni avverse. Il rischio vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. In caso di sovradosaggio si possono verificare grave ipotensione, bradicardia, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno ed arresto cardiaco. Si possono, inoltre, presentare problemi respiratori, broncospasmo, vomito, alterazioni della coscienza e crisi convulsive generalizzate. Trattamento. In aggiunta ai normali protocolli di intervento, i parametri vitali devono essere monitorati e corretti, se necessario, in condizioni di terapia intensiva. Possono essere utilizzate le seguenti terapie di supporto. L'atropina da 0,5 a 2 mg/v può essere utilizzata in caso di eccessiva bradicardia, mentre, per sostenere la funzione ventricolare, si raccomanda glucagone per via endovenosa. Inizialmente da 1 a 10 mg/v, poi da 2 a 5 mg/h per infusione a lungo termine o simpaticomimetici da somministrare in funzione del peso corporeo e dell'effetto ottenuto, dobutamina, isoprenalina. Se ha richiesto un effetto inotropo positivo, si devono prendere in considerazione gli inibitori della fosfodiesterasi, PDE. Se la vasodilatazione periferica domina il profilo di intossicazione, si devono somministrare norfenefrina o noradrenalina monitorando continuamente la circolazione. In caso di bradicardia resistente alla terapia farmacologica, si deve iniziare un trattamento con pacemaker. In caso di broncospasmo, devono essere somministrati farmaci beta-simpaticomimetici, per aerosolo per via endovenosa, oppure aminofillina per via IV, somministrata per iniezione o per infusione lenta. In caso di crisi convulsive, si raccomanda la somministrazione di diazepam o clonazepam per iniezione endovenosa lenta. In caso di grave sovradosaggio con sintomi di shock, il trattamento di supporto deve essere continuato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, ossia fino a quando le condizioni del paziente si sono stabilizzate, in considerazione di un prolungamento delle vita di eliminazione e della ridistribuzione di carvedilolo dai compartimenti più profondi. La durata della terapia con antidoti è correlata all'entità del sovradosaggio. La terapia e le misure di sostegno dovrebbero essere continuate fino a quando il paziente non si sia stabilizzato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Bloccanti dei recettori alfa e beta adrenergici. Codice ATC.
C07A02. Carvedilolo ha un beta bloccante non selettivo che esplica attività vasodilatatoria mediata principalmente attraverso un blocco selettivo dei recettori alfa 1, adrenergici. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Carvedilolo è un substrato della glicoproteina P trasportatore intestinale, che svolge un ruolo importante nella biodisponibilità di determinati farmaci. La biodisponibilità assoluta di carvedilolo nell'uomo è circa del 25%. Dati preclinici di sicurezza negli studi di cancerogenesi effettuati nel ratto e nel topo utilizzando, rispettivamente, dosaggi fino a 75 mg/kg/die e 200 mg/kg/die, da 38 a 100 volte la massima dose raccomandata nell'uomo. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.